Buonasera a tutti intanto. Stasera parliamo di una cosa almeno io chiacchiererò di una cosa che mi piace molto, ovvero l'effetto dell'esercizio fisico sullo stato di salute. E cercheremo di capire perché l'esercizio ci fa bene e quali sono le vie attraverso le quali fa bene. Il titolo del seminario di oggi è L'attività del personal trainer oggi, bodybuilding e oltre. Ricordo che quando per la prima volta entrai in palestra avevo 15 anni, 14 anni, si parla di qualche anno fa, e era diversa la realtà del fitness, no? Delle palestre. Non si parlava in realtà di fitness, si parlava di bodybuilding. E la richiesta di chi andava in palestra era principalmente più massa muscolare o eventualmente una grande massa muscolare associata a un buono stato di definizione. No? E ricordo che i miei genitori all'epoca facevo le superiori, la seconda e la terza superiore, non avevano molto piacere nel farmi iscrivere in palestra perché era vista come quel luogo un po' particolare, no? Frequentato da persone che in realtà pensavano solo ai muscoli, c'era l'idea del doping dilagante, di questo luogo quasi ghetto, no? E perché vi racconto questo? Perché la cosa è in totale contrapposizione in realtà a quello che succede oggi. Io nella vita faccio il personal trainer, quindi alleno one to one, no? E mi capita sempre più spesso di vedere genitori che invece mi chiedono di mandarmi i figli, e non a 14 anni, ma a 10 anni, a 8 anni, a 6 anni. E poi vedi che vengono i fratelli maggiori, vedi che vengono i genitori appunto, e vedi che vengono i nonni di questi bambini. E quindi ti rendi conto come qualche anno fa, in realtà non si parla di tantissimi anni fa, la palestra fosse frequentata solo da una nicchia, no? Di persone, chi voleva il bodybuilding, al massimo qualche atleta, no? Che aveva capito che allenarsi anche con i sovraccarichi avrebbe migliorato la sua prestazione dello sport. Adesso in palestra ci vengono tutti perché è cambiata la richiesta. Poi in effetti non parliamo più di bodybuilding, ne parliamo solo come una delle attività che si possono andare ad eseguire in palestra. Adesso parliamo di fitness. E cos'è il fitness? Il fitness è lo stato di salute e benessere psicofisico. È uno dei tasselli fondamentali per trovare e per mantenere poi lo stato di fitness è sicuramente l'attività fisica. Questo però cambia anche il modo di fare il personal training. Ad oggi le competenze che ci sono richieste sono estremamente più vaste in quanto a istruttori, in quanto a personal trainer, perché le richieste sono diversificate, la gente vuole salute, ma le persone sono tutte diverse e quindi occorre dare salute al bambino, alla sorella più grande, al genitore, allo zio, al nonno, e tutte queste persone, e per l'età e per ciò che fanno nella vita o che hanno fatto in passato nella vita, avranno richieste diverse. E quindi vediamo qualche numero, vediamo come la sindrome metabolica è un complesso di sintomatologie che aumenta la potenzialità, l'incidenza di patologie cardiache. Vediamo come la sindrome metabolica, il rischio di avere la sindrome metabolica diminuisca tanta più è l'attività fisica. Vediamo che con poca attività fisica il rischio di sindrome metabolica è elevato, tanto più aumenta l'attività fisica, tanto più diminuisce il rischio della sindrome metabolica. E ancora, la mortalità per patologie cardiovascolari è tanto minore, tanto maggiore la quantità di esercizio fisico settimanale. Quindi più esercizio fisico facciamo, tanto meno rischiamo. E cosa sono queste miochine? Sono, guardate, molecole prodotte dal muscolo, prodotte dalle fibre muscolari in attività, che hanno azione sulle fibre stesse, sulle fibre vicine, quindi hanno azione positiva sui muscoli, ma soprattutto hanno azione endocrina. Questo vuol dire che queste molecole, queste miochine prodotte dal muscolo hanno effetti positivi sul tessuto adiposo, sul sistema osseo, sul cervello, e quindi regolano in maniera positiva la salute dell'organismo. Andiamo a vedere adesso questo farmaco che è il movimento, come dobbiamo proporlo alle persone, perché la difficoltà poi è darlo nei giusti dosaggi, farlo assimilare e anche assumere nel modo corretto. Attualmente ci sono i totem nelle palestre con gli avatar che mostrano attraverso le app e tutto degli esercizi. Quegli esercizi sono
servono solo per capire qual è il movimento generale e capire qual è l'esercizio, perché molte persone non conoscono il nome degli esercizi. Quindi quello è ottimo per associare il nome dell'esercizio e capire appunto qual è l'esercizio da svolgere. Questi sistemi informatici non possono sostituire assolutamente l'istruttore, che deve essere in grado di adattare dal punto di vista biomeccanico l'esercizio sul soggetto che lo svolge. Un soggetto con piccole asimmetrie articolari, un soggetto che ha una scarsa mobilità tibiotarsica, abbiamo determinate molte difficoltà, non so, a livello del cingolo scapolomerale. Quindi è importante che l'esercizio venga scelto sulla base di queste caratteristiche e soprattutto venga poi l'esercizio scelto adattato sul soggetto che lo deve eseguire. Dobbiamo poi, una cosa importante, saperli dimostrare. Ogni esercizio deve essere eseguito nel modo migliore possibile dal personal trainer per dare un modello esecutivo al cliente che sia adeguato a lui. Ancora, un'altra cosa importante è il ROM, Range of Movement, ok? È l'arco di movimento che deve essere completo e adatto al soggetto che lo svolge. Un eccesso o un difetto dello stesso possono comportare usura precoce a livello articolare.